Buonasera amici nerazzurri, nuova puntata di Extra Time. Arriviamo da una settimana di pausa, l'Inter tornerà in campo domenica prossima a San Siro contro la Roma e allora noi ne approfittiamo per tracciare un primo bilancio di questa prima parte di stagione nerazzurra. Alla sinistra Massimo Paganin, ben ritrovato. Ciao, Massimo. buonasera Federica, buonasera a tutti, ciao Alberto. Alla destra Alberto Santi, ciao Albi. Ciao Federica, buonasera Massimo. Presentiamo allora subito i temi di questa puntata, il girone d'andata di cui cercheremo di fare un bilancio a corsa Champions e poi come vanno i nuovi arrivati e invece i pilastri, chi già giocava nell'Inter la passata stagione e dove la squadra nerazzurra può ancora migliorare. Andiamo anche a dare uno sguardo a quelli che sono i dati più significativi di questo girone d'andata nerazzurro, il migliore dalla stagione 2009-2010. Kandreva e Perisic che hanno collezionato 14 assist, i 23 punti realizzati in casa, la seconda migliore in Serie A, la squadra di mister Spalletti, e poi c'è lui, il bomber dei bomber, Icardi, il primo in Serie A nel 2017. Questi insomma sono, diciamo, i tratti più significativi di questo girone d'andata, Massimo. Beh, direi di sì, un ottimo girone d'andata e 41 punti è un dato significativo. Un po' in calo nell'ultima parte forse del girone d'andata, ma credo cambi poco su quelli che sono i dati poi definitivi. C'è stata una settimana di sosta, la partita prossima sarà una partita determinante per la rincorsa Champions, proprio per toccare uno dei punti che tu hai menzionato, proprio perché l'Inter affronta un'avversaria diretta, che è un'avversaria temibile, un'avversaria che negli ultimi anni ha fatto molto bene, perché è una squadra che come l'Inter si deve ritrovare, deve ricominciare una corsa che è una corsa importante che dovrebbe portarla alla Champions. È chiaro che lo scontro dell'andato, sia il 3-1 che l'Inter ha maturato in casa della Roma, è vantaggioso nel momento in cui si dovesse arrivare alla fine dell'anno a pari punti e quindi con una classifica avulsa nella quale l'Inter dovesse fare il conto dei punti fatti negli scontri diretti. Quindi è una partita importante, quella nella quale l'Inter ha 2 risultati su 3, vedremo quello che sarà poi il verdetto del campo. Sono 4 consapevolezze, Albi, dalle quali ripartire. Beh, assolutamente sì, a maggior ragione nel momento in cui ci sono delle difficoltà oggettive, visto che la vittoria manca ormai da più di un mese, dal 3 di dicembre, giorno del 5-0 al Chievo. Se uno riguarda appunto a questi 4 pilastri, cioè 41 punti nel girone d'andata, il miglior dato del 2009-2010, vuol dire che sono passati troppi anni da un Inter che va oltre i 40 punti. Il secondo miglior dato, poi lo vedremo tra poco, era 39 punti 2 stagioni fa. Kandreva e Perisic che hanno sfornato 14 assist, sono tanti, soprattutto perché devono proprio loro due tornare a essere i rifornitori di Mauro Icardi, un Mauro Icardi che è secondo attualmente in Serie A nella classifica cannonieri, perché Immobile con la spalla è stato assolutamente indifendibile, mentre è primo più in generale riguardando l'anno solare del 2017. Icardi quest'anno sta davvero facendo una grandissima stagione, è lui il trascinatore ed è giusto che sia lui perché è il numero 9, perché è il capitano. Però, come abbiamo detto più volte, per quanto sia un giocatore che sta cercando di crescere anche a livello di squadra, è comunque un finalizzatore, quindi alla fine lui la palla la deve buttare dentro. Un Inter che torna in campo domenica a San Siro, l'abbiamo già detto, arriva la Roma alle 20:45, la 21esima giornata si aprirà però con il lunch match delle 12:30 che vedrà protagonista il Napoli sul campo dell'Atalanta che ha battuto la Roma, la Lazio invece in casa all'Olimpico contro il Chievo, per la Juventus a chiudere il quadro alle 20:45 lunedì ci sarà invece in casa allo Stadium il Genoa. Un quadro tutto sommato agevole, possiamo dire, per la Lazio. Vabbè, c'è lo scontro diretto con la Roma, la Lazio teoricamente in casa con il Chievo. Non so, sai, teoricamente sì. Sulla carta. Esatto, praticamente la Lazio ha pareggiato anche in casa con la Spalla, ha avuto delle partite più complicate e difficili. Ripeto, il Chievo non è una squadra semplice da affrontare, al di là del fatto che l'Inter possa aver vinto 5-0 qui in casa, non è una squadra facile da affrontare. Bisognerà vedere anche
come riprenderà dopo la sosta la Lazio, perché ci sono state tante sorprese tante volte alla ripresa del campionato, proprio perché si spezza quello che è il ritmo, l'intensità gara e soprattutto dal punto di vista mentale ci vuole del tempo per riprendersi. Il Chievo è una squadra molto esperta che è in grado di mettere in difficoltà eventualmente l'avversario, però al di là di tutto, se andiamo a vedere i numeri, è chiaro che propende dalla parte della Lazio questo turno e soprattutto Inter e Roma si toglieranno punti a vicenda in un modo o in un altro, che sia l'Inter, qualsiasi sia il risultato si toglieranno punti, è inevitabile perché è uno scontro diretto e gli scontri diretti quest'anno faranno tutta la differenza del mondo, quindi sarà una partita importante proprio quella di Inter e Roma.